Allora, le critiche mosse da Cacciari, Barbero e da alcuni docenti universitari alle indicazioni pubblicate dal Ministero per quanto riguarda il secondo ciclo sono bozze ancora, ma indicative, sono completamente fuori luogo e false. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto queste sono indicazioni, sono bozze, a noi docenti è stato richiesto di portare un contributo, lo farò, però dico subito che il mio giudizio è positivo nel suo complesso. Io ho letto al momento esclusivamente quelle di filosofia, di storia e di italiano, che sono mie discipline, ma quando avrò tempo leggerò anche le altre. Ho sentito alcuni colleghi di materie diverse, mi pare che condividano un certo interesse. Ma adesso spiego nel dettaglio. Allora, ce le ho qua davanti e così le commento rapidamente. Allora, filosofia. Allora, la novità di filosofia è condivisibile. Doppio approccio, doppia modalità, una diciamo di tipo contenutistico più classica, l'altra invece più tematica, più legata ai temi, diciamo così. Personalmente lo faccio da sempre, però è bene scriverlo, quindi cosa significa nella pratica? Significa secondo me che oltre a trattare il tema filosofico nello specifico insomma, di un filosofo, di un gruppo di filosofi, bisogna poi calare nel contesto politico-sociale della società quel tipo di problematica affrontata. Ecco, io sottolineerei, e lo scriverò nei miei suggerimenti al Ministero, di essere ancora più precisi, cioè questa seconda modalità, a mio avviso, deve partire anche dal vissuto dello studente, perché una materia complessa come filosofia, ma tutte le materie in realtà, per essere ben comprese, deve sempre, la spiegazione deve sempre partire anche dal vissuto dello studente, dall'esperienza, delle problematiche. Cioè ci devono essere due registri, uno più alto e uno più basso, e lavorare su questi due registri. Mm. Però, appunto, interessante questa e condivisibile questa sottolineatura, che è una novità assolutamente positiva. Ehm, per quanto riguarda le indicazioni, sottolineiamo che tutte quelle che sono scritte a modo esempio, quindi non c'è nessun vincolo di fatto stringente, anzi più volte, da quello che ho letto, è sottolineato il fatto che il docente non deve strafare, ma deve appunto selezionare gli argomenti e trattarli più in profondità, lasciando sostanzialmente libertà al docente anche in relazione a quello che sono le singole competenze. È chiaro che le indicazioni sono indicazioni importanti perché danno, come dire, una chiave di lettura, in senso, come dire, della didattica. Allora, andiamo anche ai programmi di filosofia, quelli contestati, cui praticamente nel secondo biennio, cioè terzo e quarto anno, c'è un altro elemento per me assolutamente condivisibile e che riguarda anche le altre materie, da quello che ho visto, cioè soprattutto italiano in particolar modo. C'è uno spostamento in là dal punto di vista cronologico. In quarta praticamente vengono inseriti anche Schopenhauer e Kierkegaard, la reazione all'egelismo, e anche Nietzsche. Quindi fondamentalmente il pensiero scientifico positivistico trattati in quarta. Viva Dio, d'accordissimo, d'accordissimo. Perché? Perché è chiaro che nel quinto anno, come dico da tanti anni, finalmente questo viene letto dalle indicazioni, sono almeno 10 anni, 15 anni che dico questo, mi fa piacere che finalmente insomma, il Ministero dia questa indicazione.
bisogna trattare in quinto anno le tematiche della contemporaneità, cioè del Novecento e degli anni 2000. Chiaramente, quindi la preoccupazione classica, diciamo, dell'insegnante, diciamo, medio, che è come si fa a fare, no, tutto questo? Beh, bisogna scegliere, lo ripeto da tanti anni, si deve lavorare per tematiche, per moduli tematici, e fare delle scelte, perché, come è scritto giustamente nelle indicazioni, le infarinature non servono a nulla. Delle scelte che, ad esempio, personalmente cambiano anche di anno in anno. Le programmazioni devono anche, come dire, innovarsi, aggiornarsi, variare, perché quello che devono essere insegnate sono le abilità e le competenze, accanto chiaramente alle conoscenze, ma insomma. Ecco, l'osservazione che qui, nel quarto anno manca Marx, io, si può discutere, nel senso che Spinoza, vabbè, ma ripeto, sono a mo' d'esempio, non è che puoi inserire tutti. Qua hai inserito Hobbes, Locke, Rousseau, ma in realtà oltre Spinoza ci sarebbero anche altri da inserire. L'osservazione di Marx è più seria, però non ha nulla di ideologico, come invece così questi hanno detto, anche perché nel quinto anno il marxismo e la scuola di Francoforte viene inserita. Allora io scriverò nelle bozze, nelle osservazioni alle bozze che muoverò, questa osservazione, cioè che Marx è Gentile, il neoidealismo italiano viene inserito in quinta, giustamente. Io personalmente Marx lo citerei esplicitamente, non tanto il marxismo e la scuola di Francoforte, che personalmente potrei anche non inserire, ma inserirei esplicitamente invece Marx e assieme a Gentile, proprio perché come dire, le elaborazioni più, come dire, corpose, più influenti dell'hegelismo, cioè una lettura per capirci di destra, l'attualismo gentiliano, e una lettura di sinistra, quella marxiana, derivano entrambi da Hegel. E partire da questo doppio filone, no, filosofico, in filosofia, e partire dal fascismo e dal comunismo in quinta dal punto di vista storico, ci permette come docenti di spiegare, non di giudicare, ma di spiegare le radici filosofiche di due grandi ideologie che hanno caratterizzato il Novecento, cioè il fascismo italiano e il comunismo, contestualizzando all'interno di un dibattito filosofico. Questo, a mio avviso, contribuirebbe a superare, e deve contribuire a superare, lo stucchevole e inutile, fastidioso, ideologico dibattito tra antifascisti, anticomunisti e tutta questo cancan di sciocchezze che alberga in questo paese. Spero di essere stato chiaro. Queste osservazioni le muoverò, questi suggerimenti li muoverò per quanto riguarda filosofia. Adesso passo rapidamente a storia, ce l'ho qua davanti le indicazioni, un attimo che scorro rapidamente. Ecco qua. Ora, storia devo dire che è la parte, secondo me, meno riuscita di queste indicazioni, perché è piuttosto stantia, ripetitiva, sembra più una somma di fatti, di avvenimenti. Si può fare meglio, lo scriverò. Innanzitutto manca la centralità di un approccio fondamentale come quella economico, che io qui non leggo, accanto chiaramente anche ad un approccio, diciamo, di tipo più sociologico e delle idee. E quindi
Inoltre, qui è un po' più vincolante, io vedo qua nel secondo biennio, nella costruzione dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati alcuni nuclei tematici, ma insomma, alcuni aspetti, diciamo, potrebbero essere scritti meglio e rivisti. Sottolineo un altro aspetto importante, da docente lo conosco bene, insomma, in secondo anno di liceo si deve fare il Medioevo. È un problema perché bene o male il Medioevo poche volte viene trattato nel secondo anno, invece bisogna farlo, e bisogna farlo nel secondo anno. Questo è importante da trattare come tema. Ecco, per quanto riguarda e la centralità, ripeto, degli approcci economici e sociologici e delle idee, qua viene poco sottolineato. Inoltre il mio suggerimento sarebbe anche, anzi sarà anche quello di spostare la prima guerra mondiale in quarta, proprio per lo stesso ragionamento che è stato fatto in filosofia, va reso sempre più contemporaneo alla programmazione, e per farlo la prima guerra mondiale e l'inizio del Novecento deve essere fatto in quarta. Anche per, diciamo, inserirsi più all'interno di una visione di cosiddetto secolo breve di Hobsbawm, no? E solo in questo modo si può anche trattare alcune problematiche geopolitiche della contemporaneità degli anni 2000, no? Tant'è vero che infatti non a caso in questa programmazione qui non se ne vede traccia degli anni 2000. Quindi diciamo che poi alcuni aspetti un po' vincolanti, un po' come dire elencativi, la parte storica mi pare quella meno innovativa e più copia e incolla rispetto a quello che è stato il passato. Si può fare meglio e lo scriverò. Per quanto riguarda, adesso vado via, scorro via veloce perché se no è un video troppo lungo. L'italiano. Allora, sì, l'italiano, novità molto interessanti. Leggendo le bozze si capisce anche meglio il senso dell'osservazione mossa su Manzoni. Allora, viene ribadita, anzi affermata con estrema chiarezza, che l'insegnante ha la libertà, anzi il dovere di selezionare senza strafare. È meglio i contenuti, è meglio insegnare poche cose bene che tante superficialmente, la centralità del testo, quindi della lettura del testo, fondamentale però che il testo sia un classico, ok? Vengono elencati alcuni classici, questo è assolutamente condivisibile, e ultra condivisibile, una cosa che dico costantemente, la centralità del vocabolario italiano. Ecco, la lingua italiana è in grande crisi, in grandissima crisi, salgono i voti, l'ho già detto, ma in realtà c'è un semi-analfabetismo diffuso, quindi è palese che c'è qualcosa che non torna. Quindi vocabolari, la centralità del vocabolario, la comprensione del testo e l'interazione fondamentalmente attiva dello studente, cioè lo studente non deve imparare a ripetere a macchinetta delle nozioni di cui ha capito poco, ma deve sapersi muovere autonomamente e riflettere con l'insegnante assieme ad un testo, vivendolo e ragionandoci sopra. Quindi assolutamente. Dicevo prima che si capisce meglio la questione di Manzoni, cioè lo spostamento, il suggerimento, lo spostamento al quarto anno, e devo dire che letta nella bozza la condivido questa cosa. Perché? Perché nel biennio, io temevo una semplificazione, ma no, non c'è una semplificazione, perché nel biennio, oltre alla sottolineatura di affrontare generi diversi, eccetera, eccetera, c'è anche la sottolineatura di letture, adesso lo vado a prendere un attimo solo, di letture di classici già nel biennio, e vengono fondamentalmente elencati questi classici. E questo è positivo, e questo è positivo. Poi dopo chiaramente, ecco qua, vediamo un attimino, scusatemi un attimo, sì, letture nel primo biennio parlo, quindi in prima e seconda liceo. Oh, attenzione, io ho preso per semplificazione
e ho letto quelle del liceo scientifico che, diciamo, come dire, più l'insegnamento, diciamo, della scuola che ho più frequentato in questi oltre 20 anni di carriera, ma insomma poco cambia. Letture integrali di testi e quindi vengono elencati nel biennio Palazzeschi, Moravia, solo a titolo d'esempio, chiaramente Fenoglio, Levi, Morante, Ginzburg, Calvino, Sciascia, Pavese, Parisi, insomma, no? E anche altra cosa che avevo già detto in un altro video, assolutamente fondamentale, la letteratura straniera, i nomi che vi avevo fatto, Flaubert, Stendhal, Dickens, Tolstoi, Dostoevsky, ABC delle cose che bisogna fare e devo dire che non vengono fatte. E quindi questi testi, a scelta del docente, ma questi testi nel biennio bisogna leggere. È giusto, questo è assolutamente giusto. Ecco, allora all'interno di questo contesto, diciamo, lo spostamento di Manzoni al quarto anno acquisisce un senso positivo, comprensibile. Leggo quello che c'è scritto qui nelle indicazioni. No? Come evidente, i Promessi Sposi non sono più un classico contemporaneo, al secondo anno del biennio, a discrezione dell'insegnante, in alternativa a discrezione dell'insegnante. In alternativa al romanzo di Manzoni sarà pertanto possibile far leggere integralmente agli studenti altri libri meno complessi dal punto di vista linguistico, per esempio quelli. Ecco, questa cosa di meno complessi non la condivido, va tolta perché non è vero che sono meno complessi, rimandando la lettura dei Promessi Sposi in forma integrale per brani al quarto anno. Il senso logico non è spiegato bene, ma è condivisibile, cioè i Promessi Sposi rischiano di allontanare in secondo alla lettura di alto livello, perché tu stai proponendo Flaubert, Stendhal, Tolstoi e Dostoevsky, non è che o Alberto Moravia o Fenoglio, Pavese, eccetera. Quindi in realtà non è meno complessi o più complessi, però è vero secondo me che quel tipo di letteratura, grande letteratura, può avvicinare all'amore della lettura più facilmente rispetto a Manzoni. Io questo lo credo, questo volevano dire, l'hanno scritto non benissimo, e invece Manzoni con una fase preparatoria può essere, come dire, inserito e compreso meglio in quarta. Sono d'accordo su questo aspetto, ok? Quindi la centralità del testo, vado via velocemente, e la centralità poi in quarta, insomma, però anche qui giustamente sottolinea non integrale, anche della commedia, ma di stralci selezionati dal docente, perché la cosa fondamentale è appunto la comprensione, il vivere il testo, no? E l'elaborazione personale, quindi non l'imparare a memoria, come dire, definizioni che poi magari i ragazzi capiscono poco e allontanano dall'amore della lettura. Ecco, quindi vediamo un attimo se trovo altri stimoli. Sì, altra cosa condivisibile, in coerenza con quello che abbiamo detto anche per filosofia, il quinto anno, la centralità della letteratura post-unitaria, quindi fondamentalmente uno spostamento verso il Novecento della programmazione, cosa che rarissimamente avviene purtroppo nelle programmazioni oggi. Io credo che gli insegnanti di letteratura italiana, come quelli, abbiamo già detto, di filosofia, di storia, eccetera, devono spostare nel Novecento e negli anni 2000 la programmazione. Questo è condivisibilissimo e le indicazioni lo dicono chiaramente, quindi significa fondamentalmente che Leopardi va fatto in quarta, per essere chiari, ok? Quindi io mi sento di affermare che le indicazioni sono, ripeto, in linea di principio condivisibili. Vediamo un attimo se mi ero segnato qualcos'altro come approccio da dire. Sì, altra cosa che suggerirò, e chiudo qua questo video, forse un po' troppo lungo, ma spero interessante. La psicanalisi che viene dato spazio in quinta, io personalmente la psicanalisi sottolineerei, almeno come infarinatura generale, l'importanza invece di
insegnarla già a partire dalla terza liceo, perché credo che la psicanalisi permetta agli studenti di conoscersi meglio, quindi chiaramente sempre a discrezione del docente, ma questa sottolineatura la farei. Bene, spero che sia stata interessante per voi tutti questa riflessione così a cielo aperto.